Sono trasferito qui pochi mesi fa. Prima lavoravo in una sorta di garage qui in centro a Mamoiada, poi ho deciso di trasferirmi perché lì non ci stavo più. A oggi faccio 15.000 bottiglie, soprattutto di Cannonau. Mamoiada è famosa per quello, e in più faccio un bianco autoctono di Granazze. Ho deciso che dal 2019 in poi, invece di fare acciaio col vino base, diciamo, col Viche classico, userò il legno sia per la fermentazione che per l'affinamento. Quindi vigne giovani faccio il Viche classico, vigne vecchie faccio la riserva che fa l'affinamento in tonneau lì da 500 di secondo o terzo passaggio. Il bianco fa tutto acciaio, solo acciaio, sia fermentazione che affinamento. Naturalmente tutta la produzione è biologica. Io sono una vita in biologico, tutta Mamoiada in biologico, solo che adesso richiedono la certificazione, quindi ci siamo dovuti affidare a un organismo di controllo, ecco, che ci dia il bollino. Ecco. In cantina non uso lieviti selezionati, si fa tutta fermentazione spontanea, solo con l'aggiunta di pochissima sulforosa. Ecco. Tutto questo fermento, allora, dagli anni 2000 non c'era nemmeno una cantina che imbottigliava, tutti si facevano il vino per casa. Neanche Sedileso? No, Sedileso ho cominciato nel 2000. Quindi prima degli anni 2000, tu immaginati che venivi qui a Mamoiada e se volevi vino era vino sfuso. Il vino sfuso che allora costava 2,50 euro al litro. Vabbè, oggi ne costa 3, ecco, per quelli sfusi. Non è che stiamo parlando di una grossa... Io ho 3 taniche da 10 litri che devo comprare da Francesco. Da Francesco, Comunque è successo così che nel 2000 è nato un consorzio di piccoli produttori di Mamoiada, tra cui mio padre, Gianpietro Puggioni, il padre di Bonamici. Si è fatta la prima bottiglia, 3.000 bottiglie di Mamotone. Il Mamotone originario, il primo, che era l'etichetta che ha adesso Sedileso, però era molto più grezza, ecco. Fanno queste 3.000 bottiglie, le mettono sul mercato principalmente sardo. Che succede? Il vino sparisce subito. Il vino è buono, perché loro sono partiti che hanno detto: noi facciamo questa produzione, male che vada, non ci stiamo spendendo niente, siamo in tanti, ce la beviamo noi. Quindi propongono qui sul mercato, qui e là, il vino sparisce. Secondo anno già si sono divisi, già idee diverse. Già qui Tra fratelli, no? No, tra soci di questo consorzio del Cannonau, questa specie di avventura, diciamo, che è durata pochissimo. Quindi cosa è successo? Hanno preso il coraggio, diciamo, mio padre da solo che poi si è unito a altri 2 fratelli per fare l'attuale cantina Giuseppe Sedileso, e Gianpietro Puggioni che ha fatto la sua cantina. Ha ritirato la vecchia cantina sociale di Mamoiada e ha fatto la sua cantina. Quindi negli anni 2001 c'erano 2 cantine a Mamoiada, Sedileso e Puggioni. Subito dopo è arrivato Montisci, 2006 Montisci, anche lui ha preso coraggio per imbottigliare, e quindi c'erano 3 cantine. Poi Paddeo c'era, non c'era. Cosa è successo? Tutte queste nuove cantine, che poi nel 2015, diciamo solo nel 2015 ne sono nate 6, nascono 1-2 nuove cantine all'anno, questa è una cosa bellissima. Adesso quante sono? A oggi siamo a 17. Io la prima stagione in vigna l'ho fatta a 12 anni. 12 anni, i bambini di oggi a 12 anni non lo so cosa. E l'ho fatta con mio nonno lo chiamavano Mussolini, per quanto era un uomo proprio un uomo bestia, ecco, diciamo, una cosa così. Dal 2015 in poi anch'io mi metto insieme a tutti quelli che sono nati con nuovi, diciamo, dopo l'università in enologia a Oristano. Ho fatto qualche esperienza fuori, anche all'estero, tipo in Sudafrica, però lì ho visto tutto quello che non bisogna fare qui, almeno ho visto un sacco di porcherie di quello che, insomma, però è stato bellissimo. Niente, io dopo Sant'Antonio, cioè il 20 gennaio, sono partito in Sudafrica. Ho fatto 3 mesi lì, sono tornato qui nel 2015 e ho scoperto che stavano dando in gestione l'ex azienda Fitilori, perché era un'azienda, piccola azienda di 2 ettari e mezzo, vigna e cantina.
Quindi un po' di tentennamenti iniziali, ho detto, come faccio? Mio padre mi ha detto, ascolta, ma abbiamo fatto noi questa cosa da niente e tu ti stai spaventando per 2 ettari e mezzo, insomma, parti, ti aiuto. Con la vendemmia 2015 ho fatto, in poche parole, ho acquistato le uve da loro, da quelle vigne, e ho fatto quelle 3.000 bottiglie. Annata 2016 proprio ho vinificato tutto quello che c'era. A parte loro hanno un po' di Cabernet in vigna, ma quello l'ho vinificato, io l'ho dato al padrone della vigna, perché a me non mi interessa. Cabernet Ammoiara, insomma. Ecco. Qui ci sono 2 tipologie di Cannonau. Cannonau da vigne giovani, tra virgolette, 15 anni d'età, per Mamoiada sono giovani, ecco. E Cannonau da vigne vecchie, quindi si parla di 90-100 anni. Quindi 2 differenze sostanziali. Produzioni 50 quintali ettaro, qui siamo sui 20-25. 20-25. Esatto. Se fa 30 allora dobbiamo comprare le bollicine e festeggiare, perché proprio è un'annata eccezionale, però è difficile. 2 vinificazioni diverse. Una fermentazione, tutto in piccoli mastelli da 10 quintali di plastica, che poi sono questi qui. Fermentazione di 10-12 giorni a contatto con le bucce e poi mandato in acciaio. Mentre questo 2016, fermentazione di 30 giorni, è stato lì nel tino, soprattutto a fine fermentazione, era una fermentazione molto stentata e quindi ci ha messo per la precisione 31 giorni e poi dopo svinato e mandato intorno da 500 in rovere. Qui a Mamoiada le vigne giovani hanno fermentazioni abbastanza regolari, molto semplici, non ci sono problemi. Vigne vecchie hanno fermentazioni un po' stentate. Questo è dato da una cosa, dalla presenza dell'azoto prontamente assimilabile dai lieviti. Cioè, vigne giovani hanno una potenza, assorbono bene dal terreno, tutto quello che gli serve. Le vigne vecchie stentano sempre di più. Io mi sono rifiutato di vendemmiare, perché ho detto, fino a quando non piove, io non vendemmio. E ho detto, magari faccio casino, ma comunque. È piovuto i primi di ottobre, ha fatto 2 giorni di acqua, dopo 9 mesi, e io ho vendemmiato il 8, 9, 10 ottobre nel 2017. Allora, questo è il bianco di Granazza. Quello che avete a sé, che verrà Questa è la nostra varietà, la varietà autoctona che c'è nel centro Sardegna. Che finalmente vi hanno autorizzato, diciamo, no? Esatto. Cioè, ufficialmente non so se è ancora uscita la notizia. È già uscita, sì. Quindi dall'anno prossimo anche qui ci metterò una bella scritta Granazza, in così grande. Perché insomma, L'avete sempre chiamata storicamente Granazza? sì. E la verità, anche se io faccio questo vino oggi, è merito sempre di Cantina Sedileso, ma se lo faccio io, se lo fa Pier Graziano, se lo fa Canneddo, Se lo fa Montisci. se lo fa Montisci, perché cosa è successo? Montisci fa anche, comunque Anche Vermentino di Gallura. esatto. Ma parli del Perda Pintà sostanzialmente. Inizialmente, poi hanno fatto anche una bottiglia Granazza, una versione più fresca. Ah, ok. Quindi cosa è successo? Che il mercato richiedeva un bianco da Mamoiada, ha detto, tutti rossi, ma è un bianco. Ha detto, fate un bianco, fate Vermentino. E mio padre ha detto, Vermentino qui non è mai esistito, non ce n'è. Quindi ha detto, usiamo la Granazza, c'è un po' di uva bianca, no? L'unica macerazione, l'unico contatto con le bucce sono le 8 ore in pressa, perché essendo uve fresche vado molto lentamente con la pigiatura, e quindi